La notte del 27 maggio 1980, la 32enne Dorothy Scott sedeva a una riunione dei dipendenti al lavoro. Il suo posto di lavoro era un negozio ad Anaheim, in California, frequentato da una clientela attratta da prodotti legati alla cultura alternativa. Da una parte c'era lo Swingers Psych Shop, che vendeva articoli come lampade lava e tende con perline, mentre dall'altra c'era il Custom John's Head Shop, specializzato nella vendita di oggetti legati al consumo di tabacco e cannabis. Curiosamente, ciò che il negozio vendeva era in netto contrasto con la personalità di Dorothy. Era una cristiana devota che non faceva uso né di alcol né di droghe. Preferiva mantenere un basso profilo, ma amava il suo lavoro, soprattutto perché era cresciuta in quell'ambiente. Suo padre, Jacob, era stato il fondatore e proprietario originario dei negozi, ma in seguito li aveva venduti. Nonostante ciò, Dorothy aveva deciso di rimanere a bordo come contabile del negozio. Quella sera, durante la riunione, Dorothy si ritrovò a osservare con preoccupazione il suo collega Conrad. Non si trattava di un'attrazione romantica o altro, semplicemente lui non sembrava stare bene. Sembrava stanco e malato, e questo allarmò automaticamente Dorothy. Chi le era vicino sapeva che il suo scopo nella vita era aiutare e prendersi cura degli altri e, sebbene la riunione fosse importante, la sua preoccupazione per il benessere di Conrad superava qualsiasi altra cosa in quel momento. Osservandolo meglio, notò un grosso bernoccolo sul suo braccio. Sembrava rosso e gonfio e appena la riunione finì si avvicinò per chiedergli cosa avesse. Conrad le rispose che non si sentiva molto bene e lei ipotizzò che il gonfiore potesse essere la causa. Si offrì quindi di accompagnarlo in ospedale. Vedendo quanto Dorothy fosse preoccupata, Conrad accettò, riconoscendo che sarebbe stato meglio farsi controllare. Anche una loro collega, la 18enne Pam, sentì la conversazione e si offrì di andare con loro. Conrad e Pam salirono quindi a bordo della Toyota Station Wagon bianca del 1973 di Dorothy, mentre lei si assicurava che suo figlio, il piccolo Sean, fosse ben sistemato sul sedile. Dorothy era anche una madre single e, intuendo che sarebbe tornata tardi, decise di fermarsi prima dai suoi genitori per lasciare Sean mentre portava Conrad all'UC Irvine Medical Center. Poco dopo, Jacob e Vera, i genitori di Dorothy, furono felici di vedere la figlia e il nipote, accogliendolo volentieri per la notte mentre lei accompagnava il suo collega in ospedale. Prima di uscire, Vera consigliò a Dorothy di sostituire la sua sciarpa nera leggera con una sciarpa rossa più calda. Dopo essersi avvolta la sciarpa attorno al collo, Dorothy promise che sarebbe tornata a prendere Sean il prima possibile e si allontanò. All'ospedale, Dorothy e Pam trascorsero il tempo sfogliando riviste e guardando la TV mentre Conrad veniva visitato dai medici. Conrad fu dimesso con una diagnosi di morso di ragno vedova nera. Dopo la visita in ospedale, tutto ciò che gli fu prescritto furono dei farmaci e il consiglio di tornare a casa a riposarsi. Poiché non si sentiva ancora bene, Dorothy decise di spostare la macchina proprio davanti all'uscita del pronto soccorso, in modo che Conrad non dovesse camminare fino al parcheggio. Mentre lei andava a prendere l'auto, Pam e Conrad si fermarono in farmacia per ritirare la prescrizione. Una volta ottenute le pillole, uscirono dall'ospedale aspettandosi di trovare Dorothy ad attenderli. Stranamente, però, la sua Toyota Station Wagon bianca non era lì, né sul marciapiede né nel parcheggio. La sosta in farmacia non era durata abbastanza da giustificare un ritardo di Dorothy, così Pam e Conrad decisero di camminare verso il parcheggio per cercarla. Proprio in quel momento notarono un'auto identica alla sua sfrecciare verso di loro. Non riuscivano a vedere chi fosse alla guida, ma il veicolo procedeva in modo irregolare e non era da Dorothy guidare in modo spericolato. Pam e Conrad agitarono le braccia cercando di attirare l'attenzione dell'autista, ma l'auto non si fermò. Li superò velocemente, ignorò uno stop e si dileguò lungo la strada. Per un attimo, Pam e Conrad rimasero paralizzati, cercando di elaborare quello che era appena successo. Non avevano idea di cosa fosse accaduto a Dorothy. Quando la macchina non tornò all'ospedale, Pam chiamò immediatamente i genitori di Dorothy per chiedere se fosse rientrata a casa. Jacob rispose e si preoccupò subito. Dorothy non c'era e sapeva bene che non avrebbe mai lasciato due amici bloccati in ospedale. Tutta questa situazione era troppo strana perché Pam rimanesse ad aspettare senza fare nulla, così decise di chiamare subito la polizia. Tuttavia, mentre parlava con il centralinista,
Ebbe l'impressione che non la stessero prendendo molto sul serio. Un agente si presentò per raccogliere un rapporto, ma dopo aver parlato con Pam e Conrad non ritenne che ci fosse motivo di sospettare che Dorothy fosse in pericolo e chiuse il caso senza ulteriori indagini. Pam e Conrad rimasero sbalorditi, perché mai Dorothy si sarebbe offerta di portare Conrad in ospedale, avrebbe atteso per tutto il tempo della visita e poi sarebbe scomparsa proprio mentre stavano per andarsene? Nulla di ciò che la gente aveva detto aveva senso. Le loro preoccupazioni si trasformarono in puro terrore quando, verso le 4:30 del mattino, qualcuno chiamò il 911 per segnalare un'auto in fiamme in un vicolo a circa 16 chilometri dal centro medico. Quando i soccorsi arrivarono, trovarono una station wagon bianca con la portiera lato guida aperta e i fari ancora accesi. Era l'auto di Dorothy, ma di lei non c'era traccia. A quel punto, la polizia fu costretta ad avviare un'indagine e non ci volle molto per scoprire alcuni dettagli inquietanti sulla sua scomparsa. Parlando con Jacob e Vera, gli investigatori appresero che Dorothy poteva avere uno stalker. A partire da ottobre dell'anno precedente, aveva ricevuto una serie di telefonate inquietanti, sia sul posto di lavoro che a casa della zia, dove viveva con Sean, suo figlio di 4 anni. La voce dall'altra parte del telefono le sembrava familiare. Ancora più inquietante era il fatto che il tono della voce dello stalker cambiava di continuo. Un giorno si mostrava minaccioso, il giorno dopo parlava in modo dolce e premuroso. Durante una delle chiamate, lo stalker le disse di averle lasciato un regalo fuori casa e la invitò ad andare a prenderlo. Quando Dorothy guardò fuori dalla finestra, vide una singola rosa appassita sul cofano della sua auto. Al contrario, in un'altra chiamata, l'uomo le promise che l'avrebbe fatta a pezzi e che nessuno l'avrebbe mai trovata. Sembrava anche sapere dettagli che pochissime persone conoscevano, il che rendeva la situazione ancora più inquietante. Per mesi, questa persona aveva terrorizzato Dorothy con chiamate intermittenti, fino a farle temere seriamente per la sua vita. A un certo punto, considerò l'idea di procurarsi una pistola e una settimana prima della sua scomparsa iniziò a prendere lezioni di karate per imparare a difendersi. Uno degli aspetti più agghiaccianti del caso riguarda il modo in cui la polizia e la famiglia decisero di gestire la sua scomparsa. Per le prime 2 settimane, le persone vicine al caso tennero nascosta la notizia, sperando che lo stalker iniziasse a chiamare la casa di Jacob e Vera. Se fosse successo, avrebbero avuto la certezza che fosse la stessa persona che aveva perseguitato Dorothy per mesi. Ed è esattamente quello che accadde. Di solito era Vera a rispondere al telefono. In una chiamata, l'uomo chiese con tono provocatorio se fosse imparentata con Dorothy. Un'altra volta, lo stalker pronunciò solo 4 parole prima di riattaccare. L'ho presa. La polizia cercò più volte di rintracciare la chiamata, ma l'uomo non restava mai al telefono abbastanza a lungo perché il segnale potesse essere localizzato. Dopo 2 settimane di tormento, nessuna pista e nessun segno di Dorothy, Jacob decise di rivolgersi a un giornale locale. L'11 giugno 1980 uscì il primo articolo sulla sua scomparsa. Poche ore dopo che il giornale arrivò in edicola, il telefono della redazione squillò. Quando il caporedattore rispose, sentì una voce maschile strana e inquietante. Dorothy era l'amore della mia vita, ma mi ha tradito, quindi ho dovuto ucciderla. A quel punto, i detective iniziarono a prendere la chiamata molto sul serio. Non sarebbe stato insolito ricevere false segnalazioni dopo la pubblicazione della notizia, ma l'uomo al telefono rivelò dettagli che solo chi era con Dorothy la notte della sua scomparsa poteva conoscere. Disse che Dorothy era andata in ospedale con una collega che era stata morsa da un ragno. Disse che quella sera si era cambiata e aveva indossato una sciarpa rossa. Queste informazioni non erano state pubblicate nell'articolo e nessuno, al di fuori dei presenti quella notte, poteva saperlo. Ancora più inquietante era il tempismo. Dorothy aveva cambiato sciarpa solo 2 ore prima della sua scomparsa. La diagnosi di Conrad era stata confermata pochi minuti prima che la sua auto sparisse dal parcheggio. Come poteva l'uomo sapere questi dettagli, a meno che non stesse seguendo Dorothy o non l'avesse in ostaggio? Quando il caporedattore cercò di fare domande, il chiamante rispose che Dorothy lo aveva chiamato dal centro medico per dirgli dove si trovava e cosa stava facendo. Pam, però, insistette che Dorothy si era allontanata dall'ospedale solo 2 volte quella sera. La prima volta Dorothy si era allontanata solo per usare il bagno mentre aspettavano Conrad
e Pam era certa che non fosse rimasta via abbastanza a lungo per fare una telefonata. La seconda volta, invece, era andata al parcheggio per prendere l'auto. L'editore del giornale disse anche alla polizia che la voce dell'uomo che aveva chiamato sembrava avere un accento del sud, ma curiosamente questo non corrispondeva affatto alla descrizione fornita da Vera, che aveva sentito la voce dello stalker molte volte nelle chiamate ricevute a casa e aveva avuto molte occasioni per sentirla, perché l'uomo continuò a chiamare Jacob e Vera per 4 anni. Ogni volta ripeteva ossessivamente di aver ucciso Dorothy o che la stava ancora tenendo in ostaggio. Con il passare del tempo, le telefonate divennero meno frequenti, ma Vera notò un dettaglio inquietante. La persona chiamava quasi sempre il mercoledì pomeriggio. Era spesso a casa da sola, quindi era lei a rispondere più di chiunque altro. Poi, un mercoledì di aprile del 1984, fu Jacob a rispondere al telefono. Appena disse «pronto», dall'altra parte non sentì nessuna voce, solo un lungo silenzio. E poi un click. Dopo quella chiamata, il telefono non squillò mai più e il caso di Dorothy si raffreddò. 4 mesi dopo, un caposquadra edile di una compagnia telefonica stava supervisionando l'installazione di nuove linee su una collina quando si imbatté in qualcosa di macabro. Un cranio umano carbonizzato. Accanto, diverse altre ossa che sembravano appartenere a una persona. Quando la polizia confrontò i denti del cranio con le cartelle cliniche dentali di Dorothy, la conferma arrivò immediata. Era lei. Ma un dettaglio colpì subito gli investigatori. Dorothy era stata bruciata molto tempo dopo la sua morte. I resti erano solo leggermente bruciati, il che escludeva che fosse morta nell'incendio della sua auto, appiccato poche ore dopo la sua scomparsa. Sul terreno dove erano stati trovati i suoi resti, infatti, c'era stato un incendio boschivo fuori controllo nel 1982. Il medico legale confermò che lo stato dei resti era compatibile con quell'incendio, suggerendo che Dorothy era morta da almeno 2 anni. Ma il dettaglio più inquietante arrivò con un orologio ritrovato accanto ai resti. Vera lo riconobbe subito. Era di Dorothy e si era fermato alle 00:30 del 29 maggio 1980, circa un'ora dopo la sua scomparsa. Poco dopo il ritrovamento dei resti, le telefonate ricominciarono. Questa volta, l'uomo chiedeva sempre con tono beffardo se Dorothy fosse a casa. Ora che il caso era diventato ufficialmente un omicidio, la polizia aveva un gruppo di sospettati incredibilmente ristretto con cui lavorare. Doveva essere qualcuno vicino a Dorothy, sia a livello personale che a livello fisico, ovvero qualcuno che poteva aver saputo immediatamente della sua sciarpa rossa e della diagnosi di Conrad. Il primo sospettato fu Dennis Terry, l'ex marito di Dorothy e padre di Sean. Poco prima della sua scomparsa, Dennis aveva terminato una visita a casa di Dorothy e Sean. Durante il soggiorno, i due avevano avuto un'accesa discussione. Secondo chi aveva parlato con Dorothy, Dennis voleva la custodia del bambino, ma lei non avrebbe mai permesso che ciò accadesse. Gli investigatori si chiesero, l'aveva uccisa per ottenere ciò che voleva? Ma al momento della scomparsa, Dennis stava viaggiando in autobus per 2 giorni verso il Missouri. Non solo aveva le ricevute del viaggio, ma diversi passeggeri confermarono di averlo visto sull'autobus per tutto il tragitto. Venne escluso immediatamente. Poi c'era un uomo che lavorava in una carrozzeria dall'altra parte della strada, rispetto al negozio di Dorothy. Si conoscevano, ma non erano mai stati coinvolti sentimentalmente. Eppure, quest'uomo disse alla polizia che un giorno avrebbe voluto sposarla. I colleghi lo descrissero come mentalmente instabile, ma non c'erano prove concrete contro di lui. Anche lui venne scartato. Forse l'aspetto più interessante dell'indagine emerse dal legame tra i negozi dove lavorava Dorothy e il luogo del ritrovamento dei suoi resti. Il terreno apparteneva all'uomo che aveva comprato i negozi da Jacob, il capo di Dorothy. Era stato lui a condurre la riunione quella sera, ed era stato l'ultima persona a sapere che lei aveva accompagnato Conrad in ospedale con Pam. Se l'aveva avvicinata nel parcheggio, le conversazioni tra loro potevano essere sembrate amichevoli, tanto che Dorothy avrebbe potuto accennare alla diagnosi di Conrad senza sospettare nulla. Ma solo anni dopo venne fuori un possibile movente. Quest'uomo fu incriminato per evasione fiscale e Dorothy era la contabile del negozio. Avrebbe potuto scoprire qualcosa che non doveva sapere? Oppure il capo le aveva chiesto di modificare i libri contabili e lei si era rifiutata? In entrambi i casi poteva aver avuto un motivo per liberarsi di lei. Oltretutto, era una persona con cui Jacob parlava spesso,
quindi lo stalker avrebbe potuto sentirsi abbastanza a suo agio da chiamare più volte. Ma Vera non lo conosceva bene. Forse per questo non voleva farsi riconoscere. E forse, quella volta che Jacob rispose al telefono nel 1984, lo spaventò. Da quel giorno le chiamate cessarono per sempre. Ad oggi l'omicidio di Dorothy Scott rimane un mistero assoluto. Jacob e Vera sono morti senza mai conoscere la verità, ma Sean, ormai adulto, continua a cercare giustizia per sua madre. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.